amici e bentornati nella mia cucina! Oggi mi sono resa conto di un problema, non ho più biscotti in casa. Quindi che faccio? Li vado a comprare o li faccio? Secondo voi li faccio! Visto che c'è voglia di mettere un po' in disordine nella cucina. Quindi tra tutti i biscotti della Mulino Bianco più buoni che ci stanno, i preferiti di Giulio sono i pan di stelle e quindi faremo proprio quelli. Gli ingredienti sono diversi. La preparazione è semplicissima perché diciamo che è una pasta frolla, quindi l'importante è ammassare a mano se volete ammassare a mano, oppure vi potete aiutare con un'impastatrice. Adesso andiamo subito ad elencare tutti gli ingredienti. Per cominciare prendiamo subito 30 g di cioccolato fuso e 30 g di cacao amaro. Nei pan di stelle ci sono le nocciole e infatti abbiamo 20 g di nocciole, un uovo, 40 g di latte, 2 cucchiai di miele. In questa ciotolina non notiamo la differenza, ma ci sono 70 g di burro e 90 g di margarina, dobbiamo utilizzarli entrambi. 500 g di farina 00, oppure si vende anche quella specifica per i biscotti che è una miscela particolare. 300 g di zucchero a velo, una bustina di lievito per dolci e per finire un pizzico di sale. Adesso andiamo subito alla preparazione! Allora, come prima cosa utilizziamo un mixer, questo qui che ho utilizzato l'altra volta per fare gli smoothie, però voi potete utilizzare tranquillamente un qualsiasi mixer avete in casa, un tritatutto, un frullatore, qualsiasi cosa abbia queste lame. Prendiamo il contenitore e mettiamo 3 cucchiai di zucchero a velo e all'interno ci mettiamo le nostre nocciole. Chiudiamo per bene, montiamo. Adesso andremo a tritare il tutto. Le nocciole ovviamente rilasceranno un olio e si creerà una specie di pasta, quindi una crema. Ecco qua. Abbiamo ottenuto un impasto completamente sfarinato e profumatissimo, infatti si sente un profumo di nocciole pazzesco. Adesso possiamo lasciare anche qui dentro in attesa di essere utilizzato in un secondo momento. Adesso è arrivato il momento di lavorare il burro con lo zucchero, quindi prendiamo una bowl bella capiente, in vetro o in plastica è indifferente, prendiamo il nostro burro e la nostra margarina e lo facciamo a quadratini in modo da poterli lavorare bene poi con le mani. Tutto questo ovviamente lo potete fare anche con l'impastatrice, però noi lo vogliamo fare a mano oggi per far vedere come si lavora un impasto manualmente. Il burro ovviamente deve essere morbido, ma non troppo molle. Una volta spezzettato il burro ci versiamo all'interno tutto il nostro zucchero a velo e già che sono sfarinate possiamo mettere anche le nostre nocciole di prima che abbiamo sfarinato. Adesso con un bel lavoro di mani, togliendo gli anelli possibilmente, lavoriamo l'impasto fino a ottenere un bel composto omogeneo. Una volta che abbiamo fatto assorbire lo zucchero dal burro, senza lavorare eccessivamente, possiamo cominciare ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Quindi metteremo il nostro cacao amaro, il nostro cioccolato fuso in precedenza. Dell'uovo utilizziamo solo il tuorlo da mettere all'interno della pasta frolla, mentre l'albume lo metteremo da parte. Il nostro latte, 2 cucchiai di miele e infine mettiamo la farina, una bustina di lievito per dolci. Adesso, sempre con l'aiuto delle nostre mani o della nostra impastatrice, impastiamo il tutto fino a ottenere un bel panetto. Sentirete dei profumi fantastici che si sprigionano mentre lavorate l'impasto perché le nocciole, benché siano solo 20 grammi, emanano un profumo buonissimo, per non parlare poi del cacao, del miele e di tutti gli altri ingredienti che abbiamo utilizzato. All'inizio vi potrà sembrare un po' farinoso, però poi continuate a lavorare perché il burro si deve amalgamare bene e diciamo che si deve sciogliere per poter inglobare la farina. Se siete più comodi potete utilizzare anche una tavola di legno dove lavorate di solito anche la pasta. Il nostro panetto è riuscito alla perfezione. Adesso non resta altro che metterlo in frigo per una ventina di minuti, di modo che si rassodi e poi possiamo passare alla formazione dei biscotti. Eccoci tornati amici, l'impasto si è bello compattato. Adesso prendiamo un tagliere, polveriamo leggermente di farina senza esagerare, prendiamo un po' di impasto, cominciamolo a stendere molto delicatamente fino ad raggiungere più o meno uno spessore di 3 mm. Se vedete che si attacca leggermente sopra, infarinate e passate così con la mano. Dopodiché, con un taglio a biscotti rotondo, per fare la forma del pan di stelle, però nulla toglie che potete utilizzare in qualsiasi taglio a biscotti, cominciamo a tagliare dei cerchietti. Continuate così fino a riempire tutta la teglia. Adesso, prima di infornare i biscotti, li dobbiamo glassare. Quindi prendiamo l'albume che abbiamo messo da parte prima e ci aggiungiamo 30 g di zucchero a velo. Montiamo il tutto. Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto montando l'albume con lo zucchero, quindi una cremina bianca. Prendiamo un pennello e spendelliamo i nostri biscotti. Questo creerà una bella crosticina. Questi biscotti sono buonissimi per la colazione, da bagnare nel latte, ma anche da mangiare così perché sono belli croccanti e con un sapore fantastico. Li dovete assolutamente provare e se li fate non li comprerete sicuramente più, perché sono eccezionali. Una volta glassati possiamo aggiungere una spolverata di zucchero simolato. I nostri biscottini sono pronti, li possiamo infornare per circa 12-13 minuti a 180 gradi, forno ventilato.
I nostri biscottini sono pronti, adesso chiamiamo l'assaggiatore ufficiale. Giulio, è pronta la colazione, sveglia! Che c'è? Guarda! Mi hai fatto i miei biscotti preferiti, biscotti pan di stelle. Sì, erano finiti quegli altri! Posso provarli? Certo, mamma, per te. Buonissimo! Un morso a mamma? Sono veramente buonissimi! Allora, che cosa consigliamo ai nostri amici? Devi lasciare un like. Ma a bocca piena!